Quindi Bettina cosa ti fa fare di sosta oggi? Mi fa fare una sosta per vedere probabilmente. Buon dia! Buon dia! Per vedere una cosa che lei ha trovato che non so se merita comunque. Qui col camper non ci passiamo, quindi abbiamo lasciato il camper da una polisportiva e ci stiamo facendo mezzo chilometro a piedi. Vediamo qual è la... Il paesino si chiama Arca, Arscia, non so bene come si dica. Ora vediamo. Voleva portarmi col camper in queste strade qua. Forse non è il caso. Non è proprio il caso, direi, Il rumore si fa impetuoso. C'è ancora una signora che lava i panni nell'acqua del fiume, incredibile. Andiamo a vedere. Questa è quella che chiamano la piscina, che d'estate qui ci vengono a fare i bagni. Adesso è un po' fredda, infatti io speravo fosse acqua caliente. Questa è la piscina naturale dell'Anca, la signora che la vede. E d'estate viene utilizzata per farci bagno. Ora dicono che sia proprio freddo, proviamola. È una sorgiva. Sì, freschina, ma non ghiacciata da sorgente di montagna. Andiamo a vedere la signora che lava. Qui ci sono proprio le scalette, come in piscina, per scendere a fare il bagno. Deve essere divertente da scivolare. Peccato che faccia freddo, altrimenti l'avrei fatto. Betty mi ha detto, andiamo a vedere una cagata. E io ho detto, vabbè, andiamo a vedere sta cagata, vai, tanto perdiamo 5 minuti. Non è una cagata, è un posto splendido. Allora, innanzitutto c'è un'atmosfera meravigliosa. In mezzo a questo paese ci sono queste sorgive che escono fuori, tutte un po' canalizzate, probabilmente già dai tempi antichi, perché ci sono addirittura delle canalizzazioni abbastanza antiche. Ma è stupenda la signora che lava i panni. Cioè, c'è questa signora, stivali, gonna, dentro l'acqua, lava i panni a mano come faceva mia nonna. Cioè, una cosa meravigliosa. Io lo ritengo che sia una cosa. Solo la signora meritava la visita a questo posto. Solo quello, fantastico. È questo che ci piace nei nostri viaggi, trovare queste particolarità. Ogni tanto lo sparo cazzate, vero? Le cazzate le spari spesso, però ogni tanto Trovo qualcosa di valido. trovi la cazzata che Valida. è valida. Adesso sicuramente non è stagione per sfruttare questa piscina naturale di Anca, ma d'estate ho visto anche delle foto che sono presenti in una bacheca poco qui sotto. Sicuramente è sfruttata, anzi hanno sviluppato tutte queste distese, questi ripiani per sdraiarsi, prendere il sole, buttarsi in acqua, insomma ci sono vari punti per bagnarsi sulle colline di questo paesiello di nome Anca. Io posso essere considerato cittadino onorario, ne ho fatte 2 di anche, cosa dovrei dire? Ma sarà un caso che noi troviamo sempre gatti? Che bellissimo sto gatto. Che colore bellissimo. Ciao Tatino. Vuol dire che dobbiamo prendere un gatto, Mauro? Ci stiamo avvicinando a porto, Mauro. Le vedi quante vigne? Non
fare quella faccia alla Fantozzi, quella Il lingua di porto. Fantozzi. Ne abbiamo già presi un po' di porto a Coimbra, perché abbiamo trovato un'offerta di un porto ottimo rapporto qualità-prezzo, abbiamo preso una cassa. Io mi auguro solo che non lo beva tutto lui, poi. Siamo tornati al mare. Nei prossimi giorni è previsto pioggia, brutto, e affrontarlo in montagna non è carino. Almeno le temperature qua al mare sono un po' migliori, ci avvicineremo un po' di più alla zona di porto. Qui siamo sulla spiaggia di Mira, per cui me ne torno in camper. Guardate che carini queste case sulla laguna. Questa è palafitte di un campeggio, continua a piovere purtroppo, molto molto carini. Siamo fermi lungo la laguna della Praia de Miras. Piove fuori, ma adesso è un po' anche smesso, comunque c'è un vento della Madonna. La Bettina si è messa a cucinare. Qualche salsiccetta, cotechino. Brasiliana. E ci facciamo 2 Fagiolini. fagiolini cannellini con le cipolline o le cipolle. Va bene, adesso mangiamo. E anche con un po' di vigno verde, alvarigno, Che non manca mai. che non manca mai. Gli avocadi. Siamo arrivati alla Praia de Areal. Ci sono delle dune immense, c'è anche un bel posto come parcheggio. Il problema grosso è che per salire alle dune è praticamente impossibile. La sabbia ha completamente ricoperto le passerelle. Andiamo più avanti, va. Cerchiamo un altro posto perché qui poi siamo un po' isolati. C'è nessuno, andiamo oltre. Ok, siamo arrivati in quest'area camper in questa giornata uggiosa purtroppo. Siamo a Lavos, questo paesino sulla laguna. Siamo in quest'area di servizio molto ben organizzata, a un prezzo assolutamente gestibile. Proprio di fianco a un park acquatico, il Vaga Splash, modesta ma bella, in ordine. Abbiamo corrente, abbiamo carico, scarico, tutto tranquillo. Servizi 13 euro al giorno, mi sembra assolutamente onestissimo. Benvenuto in tutte le lingue, meno che in italiano. La cosa carina che in queste zone è famoso per le case colorate, tutte colorate con queste strisce che sono bianche e di altri colori. E anche qui ci sono questi bungalow che sono carinissimi, tutti colorati, hanno il fronte a strisce orizzontali, le pareti laterali a strisce verticali. Eccole qua, le vediamo più o meno tutte. Qui abbiamo il nostro camper, eccolo qui, eccola qua Betty che Sono al lavoro. è al lavoro. Devo editare i video, altrimenti come fate a vederli se io non li finisco di editare? Io riprendo, Betty edita. Ovviamente purtroppo oggi c'è tutto un po' fangoso perché abbiamo una situazione non proprio simpatica. Sta piovendo da ieri notte e purtroppo le previsioni sono ancora abbastanza brutte, almeno fino a lunedì, martedì. Sono 3 mesi che siamo in giro e il 70% delle persone che girano in camper sono tedeschi e il restante 30% sono olandesi, tantissimi, francesi, spagnoli, anche perché sono abbastanza prossimali a qua, qualche svedese, norvegese abbiamo trovato, italiani. In 3 mesi ne abbiamo visti 4, di cui uno è il nostro amico Roberto,
Roberto, Rita e Dado, con cui ovviamente ci siamo dati appuntamento. Ed ecco l'oceano in questa giornata uggiosa. Le onde sono sempre ragguardevoli. La nostra area camper, visto che abbiamo un attimo di pausa dalla pioggia, andiamo a fare un giro in cima alle dune. Poi speriamo che domani, magari anche se resta nuvolo, chi se ne frega, ma basterebbe che non piova, perché oggi ha piovuto tutto il giorno. Questo è un po' lo spettacolo dell'oceano, perché queste dune di sabbia, sempre bellissime e affascinanti, sono sormontate da queste passerelle in madeira, in legno, che ti permettono di arrivare sopra le dune senza doverti riempire di sabbia e soprattutto senza dover rovinare le dune di sabbia. Questa lunghissima spiaggia che si estende a perdita d'occhio sul Portogallo del Nord. Qualcuno ogni tanto ci chiede: ma non vi annoiate in viaggio? Sempre in viaggio? No, perché dovremmo annoiarci? Ci sono tante cose belle al mondo da vedere. È pieno di cose belle, basta avere gli occhi giusti per guardare. E noi forse li abbiamo. Ci rivediamo a questo punto domani mattina. Buona serata a tutti. Allora, siamo stati 2 giorni, piovuto sempre, 2 giorni qui in quest'area park molto carina, tranquillissima. Ci siamo un po' rilassati, abbiamo un po' lavorato, stiamo preparando delle novità per voi che vedrete nelle prossime settimane. Stiamo finendo le ultime incombenze di lavoro e partiamo. Andremo fino ad Aveiro, questa Venezia portoghese, la andiamo a vedere e ve la faremo vedere anche noi. Betty è perfetta in Reggiseno. Fa caldo comunque, fa caldo, è molto umido, caldo. E come vi abbiamo detto nei video precedenti, abbiamo lavorato al computer, ci siamo dati da fare, abbiamo programmato un po' di stagione estiva e per chi volesse raggiungerci siete i benvenuti. L'importante è essere simpatici. Oggi la giornata è così, uggiosa come si dice. Spostiamoci, poi magari vedremo se spostarci sul porto stasera o se restare in zona Aveiro. O Mauro coi nomi non ci azzecca mai. Azzecco in altre cose, dai. Ma quali cose? Vabbè, cose che non si possono dire. Una pala eolica con le labbra di donna. Eccola qui, questa figurata. Messa qui come museo, molto carino. Costanova do Prado è questo bellissimo e coloratissimo paese situato nella striscia di sabbia che separa la laguna di Aveiro dall'Oceano Atlantico, caratteristico perché ha tutte le case colorate a strisce bianche e di qualsiasi altro colore, bianche e rosse, bianche e verdi, bianche e blu, bianche e gialle, ed è veramente carino. Aveiro, che è anche chiamata la Venezia del Portogallo. Siamo sotto l'acqua. Cappellino. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a vedere. La cittadina è carina, colorata, belle casette. Purtroppo la meteo non ci assiste anche oggi. Ecco, il clima è come a Venezia in inverno, uguale, umido, uggioso, eccolo qua. Qui siamo al canal. Al canale del Ponte di Aveiro. C'è un bel
contento? Sì, non male. Un ponte circolare. Costruito per farsi amare. Sembrava una cagata, ma l'intelligenza del ponte circolare permette di poter attraversare il canale sia sul lato longitudinale che il lato trasversale, perché permette di, guardate, essendo circolare permette di poter andare. Un ponte solo, ne hanno fatti due. Buttano questi dolci. Assaggialo. Da questa chiesetta qua, che vedete qua dietro, fino a poco fa gettavano dei dolci, una specie di pane zuccherato, e sotto era pieno così di gente che voleva raccogliere questi dolci. Evidentemente una tradizione locale, cosa devo dire? Giusto per essere tranquilli, abbiamo riempito un'altra bombola del gas. Eccola. Hai trovato gli O-ring? No, qui non ce li ha. Inizia a far freschino anche qui in Portogallo, quindi meglio averlo di gas per riscaldarci in queste serate. Anche se, nonostante la pioggia di questi giorni, la temperatura si è alzata parecchio. Siamo già al buio, stasera è tardi rispetto al solito, sono le 6:15 del pomeriggio e questa notte dormiamo qui. Siamo arrivati a Porto, o meglio siamo nella periferia di Porto, una decina di chilometri dalla città, ma abbiamo proprio la metro qui davanti. Il posto non è eccezionale, è un parcheggio pubblico. Facendo le statistiche. Statistiche di viaggio? Di viaggio. Allora, questo posto scelto dalla Bettina, come vi sembra? No, non granché direi. Vabbè, però insomma, siamo vicini alla metropolitana, è gratis. Ci vediamo domani. Buona serata a tutti. Baci baci. Ciao, buona serata. È il tocchininos, tocchinina Mauro, quindi schiaccia sempre qualcosa. Quindi quando fai i filmati lui, sono sempre un casino, perché mette velocità dimezzata, velocità raddoppiata, quindi tu, oppure tu. Stop. Che due. Qualcuno ci dice, non ci fate mai vedere cosa fate dentro il camper. Meglio che non si faccia vedere. Meglio che non si faccia vedere.